E buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, sono un geologo e la mia passione è la ricerca delle minute pagliuzze e pepite d'oro in Italia. In questo video voglio parlarvi delle mie esperienze per quanto riguarda la ricerca dell'oro nel nostro paese, cioè l'Italia. Innanzitutto voglio dirvi che la mia esperienza è basata principalmente in Piemonte. Il Piemonte è una regione molto importante sia dal punto di vista storico e sia dal punto di vista moderno per la raccolta delle pagliuzze d'oro lungo i fiumi della pianura padana e inoltre sede anche di interessantissime ricerche lungo gli effimeri rii montani per quanto riguarda invece la caccia alle pepite d'oro. E infatti si riescono a trovare ancora oggi delle pepite d'oro, le quali ovviamente sono parte di una lega. Vuol dire che quando si parla di oro in pepita, tendenzialmente vi è solamente l'80-90% all'interno della pepita di oro come elemento chimico, e il resto è argento, rame e altri elementi chimici. Ma la cosa importante è che si riesce ancora nel 2020 a trovare un numero importante di pepite d'oro. Solamente in alcuni casi, i quali sono tendenzialmente rarissimi, si riesce ad arrivare a un peso complessivo che va oltre i 10 grammi per singola pepita d'oro. Capite che sono dei campioni dal punto di vista collezionistico molto importanti. Questo sicuramente è dovuto al fatto che l'oro è un metallo molto denso e va a essere intrappolato in alcune fessure lungo i rii montani, proprio dove l'acqua nel corso dei millenni ha eroso la montagna e via via durante l'erosione la roccia madre, cioè la roccia che compone semplicemente la montagna, presenta delle naturali depressioni, come per esempio poco dopo le cascate oppure lungo il greto del torrente, dove semplicemente l'oro può essere intrappolato e viene concentrato nel tempo. Le trappole possono anche essere effimere, le quali semplicemente significa che non durano nel tempo. Magari possono durare qualche centinaia di anni, magari si arricchiscono nel corso di questo tempo, ma poi un'importante piena erode quel tratto della fessura e l'oro viene di nuovo liberato, trasportato leggermente a valle. Ricordate che nel caso delle pepite d'oro che si trovano proprio lungo le montagne, in questo caso le Alpi in Piemonte, tendenzialmente sono molto localizzate. Invece nelle altre fessure poco valide di queste depressioni naturali che contengono molto oro, tendenzialmente si riescono a trovare delle tracce d'oro, quindi magari delle pagliuzze molto sfrangiate dal punto di vista della morfologia, oppure filiformi. Queste caratteristiche sono notevolmente importanti, in quanto voi risalendo un fiume tendenzialmente andrete a cercare proprio i depositi d'oro primari, cioè le vene d'oro. Ma tra il fiume in pianura, dove si trovano le rocce contenenti una volta l'oro, adesso erose, e che trovate invece le pagliuzze d'oro, risalendo verso monte dove ci sono le vene, intercorre molto spazio e le tecniche di ricerca cambiano moltissimo. Adesso è molto importante la storia. L'Italia è un paese popolato da millenni ed è facile che qualcuno nel passato storico abbia già trovato dell'oro o comunque degli indizi della presenza di oro proprio dove state cercando voi l'oro in quel preciso punto. È importante quindi, prima che andiate a fare ricerca o anche durante le vostre ricerche, ad esempio durante l'inverno, quando l'esterno il tempo non permette dei sopralluoghi, di informarvi accuratamente sulla potenzialità di dati conservati in archivio. In particolare, il geologo Giuseppe Pipino ha raccolto nei suoi innumerevoli libri, che vi lascio qua sotto in descrizione qualche link nel caso in cui vogliate acquistarli, tantissime fonti storiche, non solo per quanto riguarda il Piemonte, ma anche per quanto riguarda le altre regioni italiane. E infatti il Piemonte non è l'unica regione a presentare notevoli e importanti arricchimenti d'oro. Anche altre regioni confinanti con il Piemonte, come ad esempio la Valle d'Aosta, in parte la Liguria, in parte la Lombardia, sono rinomate per la presenza di oro. Ma voglio anche dirvi che l'oro è stato ritrovato anche in Sardegna, anche in Toscana, in parte in Campania, in parte anche in Calabria e in Sicilia. Logicamente la presenza dell'oro è legata ed è correlata fortemente alla geologia locale. Non tutte le rocce infatti contengono proprio l'oro come elemento chimico oppure presentano localizzati depositi primari, cioè semplicemente giacimenti dove potete trovare le vene d'oro. Quando parlo di vene d'oro, ricordatevi sempre che i casi in cui l'oro si vedono all'interno del quarzo ad occhio nudo per mezzo del microscopio, i quali semplicemente si chiama oro nativo, sono rarissimi. Brusson, ad esempio, è un caso in Valle d'Aosta, ma è un caso più unico che raro.
Tendenzialmente quando si parla di vene d'oro si parla di sottilissime lamelle piuttosto che granuli presenti all'interno dei solfuri, come possono essere ad esempio la pirite, la calcopirite, l'arsenopirite e molti altri. Si trova in percentuali bassissime, sono solamente rilevabili da laboratori professionali e specializzati proprio nel ritrovamento di queste piccolissime percentuali. Un aspetto voglio dirvi che è molto importante è che sì, vi conviene partire dalle fonti storiche per capire e comprendere se vi fossero stati dei lavori dal punto di vista della prospezione, ad esempio, piuttosto che intensi lavori minerari nel passato, nella vostra area di ricerca, che tendenzialmente è vicino a casa vostra, in maniera tale che possiate accedere con facilità. Ma è anche vero che senza la ricerca nuda e cruda non si potranno mai scoprire nuove località. Infatti io sono convinto, e io stesso sono artefice di diverse scoperte molto localizzate. Sono scoperte non degne di nota, perché nel momento in cui scoprite una località che vi dona 30-50 grammi d'oro piuttosto che in pepite o in granuli in pagliuzze, capite che non è uno sfruttamento economico e di conseguenza non si parla veramente di scoperta di un giacimento minerario. Piuttosto si è andati incontro a un deposito localizzato che ha fornito delle soddisfazioni. Logicamente, mentre in pianura le varie piene possono arricchire nuovamente le curve d'oro, invece in montagna funziona un po' diversamente. Innanzitutto le tecniche sono diverse, si cercano le pepite d'oro nelle fessure piuttosto che nei sedimenti. Nei sedimenti però tendenzialmente è raro trovarvi dell'oro perché poco oro presente è concentrato proprio nelle fessure. Invece in pianura, dove sul substrato roccioso, cioè la montagna, giace diverse centinaia di metri sotto al piano campagna, cioè dove avete i piedi, capite che non si parla di fessure, si parla invece di concentrazioni localizzate, più o meno localizzate, legate ai massi, i quali svolgono il ruolo di freno alla forza e energia cinetica dell'acqua. E di conseguenza l'oro, essendo molto denso, va proprio a concentrarsi tendenzialmente dietro ai massi, ma soprattutto nei sedimenti. Quindi, sostanzialmente riassumendo, in pianura cercate le pagliuzze d'oro, le quali una volta magari erano delle pepite d'oro o dei granuli, adesso invece sono molto schiacciate, quindi sono delle pagliuzze, delle sottili lamelle, nei sedimenti a valle di grandi massi o di ciottoli di grandi dimensioni. In montagna invece cercate le pepite d'oro nelle fessure. Quindi partite nelle vostre ricerche. Sicuramente il mio consiglio è quello di fornirvi di libri. Nei miei libri io vi spiego il come cercare l'oro, gli strumenti più performanti e vi do qualche indirizzo delle principali località in cui potete trovare dell'oro. Però quello che io voglio soffermarmi sempre è quello di insegnarvi un metodo di ricerca e con questo metodo potrete andare ad affrontare questo tipo di avventura voi stessi. Sarete dei pionieri, andrete a cercare e si spera trovare delle nuove località. Non metto molto stress sulle quantità di oro trovato, in quanto tendenzialmente dal mio punto di vista scientifico è più importante trovare l'oro dove altri non l'hanno trovato, piuttosto che invece trovarne tanto. Questo ovviamente da un punto di vista collezionistico, in quanto sulla vostra teca potete scrivere tranquillamente il fiume e vedete nelle collezioni altrui semplicemente non comparirà quel fiume, in quanto nessuno è ancora andato a cercarlo, oppure è un ritrovamento unico. Ciò non vuol dire che nel passato qualcuno non abbia trovato già oro lì, ciò semplicemente vuol dire che siete i primi che avete messo le mani su quell'arricchimento. Io quindi chiudo questo video dicendo che è molto importante, se siete novizi, capire come fare e trovate tantissimi video su questo canale che vi diranno per filo e per segno come funzionano tutti gli strumenti e le località migliori per andare a cercare l'oro. Però dopo che avete passato questa fase, a mio parere, è sbagliato incapponirsi, cioè sbattere la testa continuamente sul cercare decine di grammi d'oro magari nella stessa posizione, nella stessa località. Non avrete un arricchimento vero se non per quanto riguarda ovviamente l'ottimizzazione di tecniche e degli strumenti. Lì c'è un vero arricchimento perché cercherete di estrarre più oro possibile nel minor tempo possibile e con la minor fatica possibile. E lì ne parliamo in altri video perché questo è importante, recuperare più oro in meno tempo con meno sforzo. Però non bisogna fossilizzarsi, bisogna essere ricercatori tutto tondo. Ciò significa che bisogna sì partire magari dalla pianura per cercare di capire come funzionano quegli strumenti e poi il mio consiglio è quello di migrare verso la montagna per comprendere tutto un altro arco di tecniche, le quali non sono utilizzabili magari in pianura. Per esempio il crevicing, cioè la ricerca delle pepite d'oro nelle fessure.
Quindi io vi lascio proprio spronandovi voi stessi, una volta che poi il lockdown finirà, di andare a cercare intorno a casa vostra i RI, informarvi sulla presenza di antichi scavi minerari e nel caso in cui non ve ne fossero, non buttare la spugna, ma provate voi stessi, perché ricordate che anche se non vi fossero state delle vene d'oro a monte, potrebbe essere che i batteri hanno generato le pietre d'oro lo stesso.